utilizzare le emozioni per pensare e non pensare utilizzando le emozioni. Io sono Alessandra Vassilli e mi occupo di comunicazione relazionale. Ebbene sì, queste emozioni cosa sono, da dove nascono, perché ci condizionano, quanto ne sappiamo? Quello che ci manca è un po' una buona educazione emozionale. Per tanti anni le emozioni sono state sottoconsiderate, essere persone emotive era un segno di debolezza, molto più importante le capacità intellettive, no? Quindi se studi, se ti realizzi, se leggi tanto sei una brava persona. Le emozioni sono state molto poco considerate. Pensate ad esempio che molto spesso anche con i bimbi non si riesce a ragionare su quello che sta capitando, analizzare il moto di rabbia, il capriccio, piuttosto che le emozioni che hanno i bimbi, perché non capiamo neanche noi grandi le nostre e non sappiamo invece come gestirle. Le emozioni sono energia pura. Però bisogna saperla gestire questa energia, bisogna saperla cavalcare e saperla indirizzare nel modo migliore perché sia più efficace. Ora, l'intelligenza emotiva è una scoperta abbastanza recente, nel senso che solo negli anni '80 si è scientificamente provato delle connessioni tra il sistema limbico e il cervello pensante. Come siamo formati qua dentro? Noi abbiamo 3 cervelli sostanzialmente. Abbiamo il cervello rettiliano, che è quello primitivo, quello che si occupa della nostra sopravvivenza, metabolismo, respiro, proprio le cose basilari, ed è il tronco encefalico. Sopra il tronco si è sviluppato poi il sistema limbico, formato da amigdala, talamo e ipotalamo. L'amigdala si è sviluppato in tempi molto primitivi attraverso l'olfatto degli uomini primitivi. L'olfatto era un senso molto acuto perché era quello che permetteva all'uomo primitivo di capire come era la situazione nei dintorni, se era il caso di scappare piuttosto che affrontare la situazione e quant'altro. Quindi ad esempio, perché ci capita ogni tanto di sentire un odore o ad esempio anche un sapore e si attiva così di colpo un ricordo della nostra infanzia, di qualche persona a noi cara, insomma un momento della nostra vita di cui non ci ricordavamo niente, perché nell'amigdala viene tutto registrato, tutto lì e nulla scappa. I ricordi, le emozioni ci sono sempre tutte e vengono ripescate ad esempio attraverso odori e sapori. Amigdala e subconscio sono molto in collegamento e quindi ogni tanto ci affiora questo ricordo. L'amigdala collabora in modo stretto con il talamo, che fa sempre parte del sistema limbico. Cosa succede? Succede che ad esempio il talamo, che è considerato il controllore di volo, la sentinella, ok? Quello che guarda intorno se tutto va bene, analizza la situazione nei dintorni e invia poi dei messaggi all'amigdala e al cervello pensante. Il cervello pensante è il nostro terzo cervello, è la corteccia, ok? Ed è quello che occupa la maggior parte della nostra testa, però non è a volte quello più importante, perché l'amigdala riesce anche a sopraffare la corteccia, il cervello pensante. Adesso poi vi racconto come. Allora, abbiamo detto che il talamo è la sentinella. Succede ad esempio che dall'altra parte della strada passa una persona e ci saluta. Ora il talamo analizza questa situazione, non la vede di particolare pericolo, invia il segnale alla corteccia, noi siamo persone educate, rispondiamo con un altrettanto saluto. L'amigdala, che riceve anche lei lo stesso segnale, cosa ci dice però? Ci fa presente la considerazione che noi abbiamo di questa persona, per cui ad esempio può emergere il pensiero: quella persona è talmente antipatica che faccio solo un saluto con la mano, ma non mi spreco ad attraversare la strada per andare a salutarla, ok? Quindi è questo quello che fa l'amigdala. Mettiamo il caso ad esempio invece che il talamo percepisca una situazione a noi pericolosa, per noi pericolosa. Cosa succede? Succede che invia il messaggio all'amigdala e alla corteccia, ma in questo caso l'amigdala si comporta come i pompieri che escono a sirene spiegate dalla caserma
per andare ad affrontare il pericolo. Per cui l'amigdala interrompe ogni comunicazione con il cervello pensante e praticamente avviene un sequestro emotivo. La nostra parte razionale non funziona più per quel momento perché l'amigdala ha attivato il sistema di sopravvivenza insieme al talamo. E qui noi abbiamo una reazione fisica che ci spinge proprio a sopravvivere, anche se la situazione degli anni 2000 non è la situazione dell'uomo primitivo. L'amigdala ha delle risposte molto ancestrali, molto primitive, ok? Ad esempio, se voi siete per strada e sentite un botto, la prima cosa che fate è allontanarvi, scappare. Non è una decisione razionale che vi viene in mente. Voi non cercate di capire cosa succede, dopo cercate di capire cosa è successo, ma al momento vi partono le gambe e scappate. A rischio anche di, non lo so, finire sotto una macchina, cadere dal marciapiede. Non si sa bene, ma avviene questo sequestro emotivo della parte razionale e si scatena una reazione invece fisica di pura sopravvivenza. Allora, perché è fondamentale avere consapevolezza di questi meccanismi, perché noi non possiamo sottostare ad ogni reazione che ci capita solo in base al nostro stato emotivo. Non possiamo, anche se a volte magari ci piacerebbe tanto, sferrare un pugno a una persona solo perché vogliamo farla stare zitta e non la sopportiamo più. Ok, quindi questa sarebbe lasciare andare le emozioni piuttosto che avere appunto altri sequestri emotivi che possono essere ad esempio il lancio del telefonino in un moto di rabbia e poi ci pentiamo. Quindi dobbiamo imparare assolutamente a dare un nome alle nostre emozioni, riconoscerle e sapere come il nostro fisico reagisce. Buon lavoro su noi stessi.